Oggi vediamo in azione la A810 di 70mai, che è una dashcam con sensore Sony Starvis 2 IMX678 che ottimizza la definizione e la gamma dinamica. Inoltre riesce a ottenere una buona qualità anche in condizioni di scarsa luminosità, grazie alle dimensioni di 1 su 1,8 e all'apertura di f1.8. Ha un campo visivo di 150 gradi ed ha il GPS integrato, che infatti ci permette di vedere la velocità ed anche le coordinate. Inoltre è presente la videocamera posteriore che registra video in HDR in 1080p con un campo visivo di 130 gradi. Per prima cosa vediamo il contenuto della confezione. Al suo interno troviamo questo accessorio che ci facilita il passaggio dei cavi. Poi abbiamo il cavo di alimentazione della videocamera posteriore, poi il cavo di alimentazione della videocamera principale, poi l'aggancio per la videocamera principale, poi l'alimentatore per l'auto, poi gli sticker per le videocamere e dei manuali d'uso. Infine passiamo alla videocamera posteriore e alla videocamera principale. Ora non ci rimane che inserire una micro SD di buona qualità, così da poter registrare i nostri video, e quindi è arrivato il momento di installarla in auto. Prima di tutto colleghiamo l'alimentatore alla presa da 12 volt, quindi in questo caso lo inserisco qui. Adesso colleghiamo il cavo USB alla porta della nostra dashcam e adesso colleghiamo l'USB all'alimentazione. Quindi a questo punto che abbiamo la nostra anteprima possiamo effettivamente agganciarla. Dovete ovviamente considerare che possiamo cambiare l'inclinazione, ma indicativamente vediamo effettivamente l'anteprima. Infatti la videocamera dovrà stare più o meno qui, e quindi in questo modo ci potremo rendere conto indicativamente di quella che sarà la nostra inquadratura. Quindi adesso possiamo applicare questa pellicola per poi agganciare successivamente l'adesivo. Quindi lo metterò più o meno al centro. Adesso aggancio questo accessorio alla dashcam in questo modo e rimuovo questa pellicola protettiva. Adesso quindi aggancio la dashcam tramite l'adesivo. Facciamo la stessa operazione per la videocamera posteriore, quindi applichiamo prima la pellicola sul vetro e poi appiccichiamo allo stesso modo la videocamera posteriore, che ovviamente possiamo ruotare, quindi avremo un'inquadratura sia all'interno dell'auto che ovviamente in quest'altro modo, quindi potremo vedere effettivamente dietro di noi. Ora dobbiamo collegare il cavetto di alimentazione della videocamera posteriore a quest'altro sempre incluso in confezione. Dobbiamo fare attenzione che gli innesti vadano a combaciare e adesso non ci rimane che passare il filo nell'auto. E infine colleghiamo il cavo alla videocamera principale. Diamo una rapida occhiata ai menu della 70mai. Allora, intanto con questi tasti qui sotto potremo effettivamente spostarci nei menu, questo perché il display non è touch. Cliccando questo tastino andremo a cambiare inquadratura. Infatti in questo caso io sto sfruttando la telecamera posteriore che ho puntato all'interno dell'automobile. Facendo un altro clic qui chiaramente ripassiamo alla visuale frontale e se poi clicchiamo qui accederemo alla galleria e quindi potremo vedere tutti i video, solo i video di emergenza, la sorveglianza parcheggio, registrazione timelapse, le foto e così via. Ma accediamo alla sezione tutti i video e qui effettivamente abbiamo l'anteprima di tutte le clip, sia di quelle lì della fotocamera anteriore sia di quelle della fotocamera posteriore, e quindi da qui possiamo visualizzarle. E non so se l'avete sentito, ma effettivamente c'era anche la registrazione audio. Infatti questa dashcam è dotata di un microfono. Adesso facciamo un test audio per vedere effettivamente la qualità del microfono, anche se chiaramente sono a velocità sostenuta e quindi comunque c'è il rumore dell'auto, del motore, la mia voce si dovrebbe poter sentire.
rallentire, quindi sicuramente questa è una funzione molto interessante. Se accediamo alle impostazioni video abbiamo veramente tantissime impostazioni, come la durata della registrazione di ogni singola clip. Nell'archiviazione video possiamo impostare il rapporto di compressione alto o basso, possiamo regolare la risoluzione video, in questo caso io sto utilizzando il 4K, se volessi sfruttare i 60 fps dovrei selezionare il 1920x1080. Scendendo giù vediamo che possiamo abilitare o disabilitare l'HDR, impostare la frequenza di aggiornamento, quindi io che sono in Italia ovviamente imposterò i 50 Hz. Da qui possiamo impostare la velocità, latitudine, longitudine e il logo di 70 mai, quindi tutte quelle informazioni che vediamo effettivamente durante la ripresa. Se vogliamo possiamo anche disattivarle. Poi abbiamo tantissime altre impostazioni e tra l'altro possiamo anche sfruttare il wifi di cui è dotata questa dashcam per collegarci tramite smartphone. E come possiamo vedere sull'app abbiamo l'anteprima live di quello che stiamo inquadrando. Possiamo poi anche accedere all'album per vedere i video registrati. Possiamo anche cambiare le impostazioni della dashcam e magari risulta più comodo farlo dall'app. Da questo tastino invece possiamo avviare una registrazione video di emergenza che chiaramente poi troveremo all'interno dell'album o della cartella appunto video di emergenza. Ma se andiamo avanti nelle impostazioni del menu vediamo che abbiamo tantissime altre impostazioni, tra cui il viaggio smart. Allora il video di emergenza effettivamente è attivato, ma io voglio attivare l'ADAS, quindi attivo questa funzione. Mi chiede di ruotare la videocamera affinché effettivamente il veicolo sia allineato con questa riga gialla, quindi vado avanti. Ora mi dice che ci vogliono circa 5-8 minuti e quindi inizierò adesso a farmi un giro in auto. L'ADAS per calibrarsi correttamente ha bisogno di una velocità di 40 km/h o superiore e della segnaletica stradale ben definita. A questo punto la videocamera sarà in grado di rilevare cambi di corsia, se ci stiamo avvicinando troppo in fretta ad un veicolo davanti a noi o se il veicolo davanti a noi riparte o se ci sono ciclisti, motociclisti, insomma riesce a dare tutti questi avvisi sonori che possono rendere più sicuro il nostro viaggio in auto. Abbandono della corsia. Attenzione, auto anteriore. Fare attenzione ai pedoni. Passando alla qualità video in sé, mi sono reso conto che il video è molto carico di nitidezza, ma questo ci aiuta a leggere eventuali targhe o scritte in lontananza. Inoltre l'HDR riesce a mantenere un buon livello di luminosità in tutte le aree del filmato e quindi otterremo sempre una ripresa chiara senza zone troppo sovraesposte o troppo scure. Poi i dati come le coordinate GPS e la velocità possono sempre tornare utili, ma appunto possiamo decidere se attivare o disattivare queste informazioni. La videocamera posteriore è molto utile perché comunque è inclusa in confezione e ci permetterà di avere una visuale extra all'interno dell'abitacolo o più comunemente una visuale dietro di noi. Ovviamente scendendo in Full HD la definizione è più bassa rispetto alla videocamera frontale. Ho voluto poi testare di sera la videocamera principale e ad esempio in questa situazione che c'era pochissima luce comunque è riuscita a registrare correttamente il video, quindi è utilizzabile assolutamente anche di sera, mentre la videocamera posteriore inevitabilmente rende peggio anche in queste condizioni, ma comunque in media sono rimasto soddisfatto della resa notturna. Prima di terminare è fondamentale che sappiate che esiste il kit 4G che richiede un'installazione avanzata direttamente nell'automobile, ma ci permetterà una sorveglianza continua che rileverà ad esempio i movimenti e ci manda degli alert direttamente tramite l'app. Infatti all'interno di questo accessorio dovremo inserire una SIM. Questo ci garantisce anche il tracking live del veicolo. Inoltre, se rileva una collisione, registrerà automaticamente una clip che viene salvata nel cloud. Insomma, devo dire che è un prodotto completo a 360 gradi e ne approfitto per ringraziare 70 mai per avermi inviato la A810. In descrizione vi lascio il link d'acquisto insieme ad altre info e ovviamente se il video vi è piaciuto potreste lasciare un bel like.